Eccoci per il capitolo 386 di Berserk, il terzo di 3 capitoli di fila che è una fortuna che ormai capita poche volte nella vita. Nel capitolo 385 Guts usciva dallo stupa e faceva vedere a tutti di aver raggiunto un nuovo livello di forza dopo il suo viaggio di consapevolezza sulla sua nascita. Possiamo proprio ipotizzare che adesso abbia degli strumenti in più per affrontare Griffith, ma entreremo subito nel vivo dell'azione oppure questa fase di preparazione proseguirà ancora? Andiamo a vederlo in questo nuovo capitolo. Il nuovo capitolo 386 ha 22 pagine più una colori che raffigura Griffith e si intitola con una traduzione provvisoria "È possibile catturare un uccello migratore tra le nuvole?". Penso che sia un riferimento al capitolo 246 che si intitolava Il nibbio e la civetta sul molo e adesso capirete subito perché. Come negli scorsi capitoli vi darò una mia traduzione in italiano in esclusiva per voi che seguite il canale, ma in futuro ci potrebbero essere dei punti da rivedere. In realtà questo capitolo non riprende con il focus su Guts e sui Kushan, ma torna a Falconia, dove avevamo lasciato Casca il capitolo 372 che è uscito ormai 3 anni fa. Questo è anche nello stile di Miura che dall'incarnazione di Griffith in poi ha alternato sempre la storia di Guts a quella di Griffith. Mentre Guts rinasceva nello stupa, cosa stava succedendo nella capitale del Falco? Beh, nella prima tavola Casca si aggira per il palazzo di Griffith e vediamo che il marchio del sacrificio sanguina e le fa male. Nel frattempo vediamo Shirk, il cui corpo fisico è ancora senza sensi nella capitale dei Kushan, ma che con il corpo astrale sta seguendo i rami dell'albero spirale del mondo e lo sta facendo proprio per trovare Casca. Lei osserva la città e la gente che abita a Falconia dall'alto. È stupita perché presumibilmente lo spirito degli abitanti splende come il cielo stellato, ma in mezzo a queste stelle lei deve trovare una scintilla precisa, cioè Casca. Poi Shirk si sorprende perché percepisce qualcosa e scopriamo subito che ha percepito la presenza di Sonia, che aveva conosciuto proprio al capitolo 246 sul molo di Britannis. Ecco perché il titolo secondo me potrebbe fare riferimento a quel capitolo. Anche Sonia, che sta con Mule Wolflame, contemporaneamente percepisce la presenza di Shirke e guarda verso l'albero spirale. Mule nota solo degli uccelli in volo che stanno migrando, ma in realtà Sonia ha uno sguardo da cattiva, pieno di sospetto, disegnato perfettamente, perché ha capito che la cosa importante è che ci sia il corpo astrale di Shirke. Forse pensa proprio di catturarla, che potrebbe essere sempre suggerito dal titolo di questo capitolo. A Mule risponde solo dicendo che ci metteranno molto a migrare e lascia cadere praticamente l'argomento. Poi i due rientrano e Mule nota che delle ancelle sono un po' in subbuglio e questo tornerà dopo. Comunque poi arrivano al cospetto di Griffith che sta in una stanza aperta più in alto. Mule si inginocchia e dice a Sonia di fare lo stesso proprio perché sono davanti a Griffith, mentre Sonia ha il solito sguardo radioso e fiducioso di quando sta alla presenza di Griffith. Poi vediamo proprio lui con sullo sfondo l'albero spirale del mondo. Mule e Sonia sono inginocchiati e Mule dice che sono tornati da una missione, che sono venuti a fare rapporto e Griffith gli risponde "vi ascolto". Evidentemente Mule e Sonia erano andati in ricognizione oltre le mura di Falconia, infatti Mule presenta quella situazione e dice che non è chiara. La battaglia con i mostri secondo lui procede bene, ma le persone che sopravvivono decidono spesso di diventare dei banditi. Gli esuli e i fedeli di antiche divinità locali preferiscono fuggire verso est, cioè verso le terre dei Kushan. Sonia richiama ancora di più Mule a dire chiaramente la verità, infatti lui dice poi che in pratica rimangono solo quelli che fin dall'inizio si sono uniti a Falconia. E Mule pensa che questa situazione non possa più essere trascurata. Griffith gli dice che hanno fatto un ottimo lavoro e gli ordina di alzarsi, ma Mule evidentemente sta riportando una cosa importante. Infatti questa è una notizia molto interessante perché sembra che la prigione dorata di Griffith non stia funzionando su tutti gli esseri umani, anzi molti stanno andando a ingrossare le file dei Kushan. Sono anche dei fedeli delle antiche divinità, riferisce Mule, quindi potenzialmente vuol dire che sono vicini alla magia di Shirk o di Flora o anche alla magia dei Kushan. Questo ci fa capire chiaramente che il progetto di Griffith comincia a scricchiolare, mentre tante persone si stanno schierando con i Kushan, e quindi in fin dei conti dalla parte dove sta Guts.
Adesso Sonia ha il suo momento di gloria nel capitolo perché, riferendosi a quelli che non si uniscono a Falconia, dice: sono tutte persone patetiche. Stiamo facendo qualcosa di sbagliato? Aggrapparsi al vecchio ordine è una cosa così anacronistica. Non fa altro che ostacolare la prosperità, non lo capiscono? Bisognerà poi vedere la traduzione ufficiale, ma questa è una linea di dialogo perfetta per il personaggio. Raffigura un esemplare tipo di essere umano di cui esistono anche molte persone vere, sono sicuro che ne conosciate qualcuna. Quell'esemplare che si beve subito il racconto che gli viene fatto pensando che sta portando un nuovo ordine molto migliore del passato e che sta andando così verso la prosperità. È la ciliegina sulla torta per uno dei personaggi più odiosi di Berserk, almeno secondo me, che rappresenta proprio la tipica persona che si crede superiore a tutti e invece si sta bevendo l'inganno di Griffith. Mule, pur essendo più un sempliciotto, reagisce molto meglio, infatti le dice di moderare il linguaggio. Lui è più umile, probabilmente non sa bene come interpretare delle persone che non accettano quel nuovo ordine apparentemente paradisiaco. Ma a questo punto ci pensa Griffith a spiegare bene tutto. Dice che quelle persone hanno paura, perché tutto nel mondo cambia costantemente, ma queste persone sono spaventate dal cambiamento, e la paura del cambiamento genera rabbia. Qui Griffith fa pure lui il tipico discorso da politicante e da imbonitore. Mule allora praticamente si assume la colpa dicendo che la sua illuminazione non è sufficiente, cioè che è colpa loro se non hanno saputo convertire queste persone alla retta via. Contemporaneamente però pensa che Griffith vede il mondo da una prospettiva completamente diversa, cioè credo che intenda che è molto al di sopra degli eventi e che si mostra sempre molto distaccato. Griffith comunque scusa subito le eventuali mancanze di Mule dicendo che è difficile convincere con le parole, per questo bisogna dimostrare con i fatti. Poi anticipa in pratica che verrà un momento in cui combattere. Sonia se ne va proponendo che bisogna portare avanti proprio questa illuminazione o conversione delle persone, mentre Mule la segue sempre con la sua aria un po' ingenua. Quando si stanno allontanando però si imbattono in Casca. Mule le chiede se si sente male e vorrebbe aiutarla, ma Sonia gli risponde che è solo una domestica. Al capitolo 371 in realtà però Mule aveva visto Griffith tornare con Casca in braccio dall'isola degli Elfi. Non so se qui Sonia voglia giocare sul fatto che lui non si ricorda chi è o potrebbe confondersi senza vederla bene in faccia. Altrimenti sarebbe un errore perché Mule aveva visto Casca, certo come abbiamo detto non è uno dei personaggi più brillanti di tutti, quindi non sarebbe così strano che non capisca bene quello che sta succedendo. Sonia comunque guarda Casca con gelosia e disprezzo e in questo capitolo le espressioni e le battute di Sonia sono veramente perfette per il personaggio. Griffith però intanto è rimasto indietro e si tocca il cuore e poi pensa a qualcosa di molto strano. Te ne sei accorto, vero Guts? Forse si sta riferendo al fatto che il suo cuore è tornato a battere e lui ha una debolezza, ovvero essere collegato al Moonlight Boy. Come vedrete il comportamento di Griffith continuerà a essere ancora più ambiguo per tutto il resto del capitolo. Vediamo che Griffith attraversa questa stanza enorme per andare verso Casca. Casca è spaventata e il suo marchio sanguina sempre di più. Griffith le chiede perché sei venuta e ha uno sguardo decisamente inquietante. Ma poi dietro di lui compare la solita energia demoniaca tipo melma, che ormai è il modo classico per rappresentare i poteri demoniaci e che credo sia ispirato ai demoni della Torre della Condanna durante la cerimonia dell'incarnazione. Griffith stesso si volta abbastanza stupito mentre questa energia si manifesta da una colonna. Casca sente un dolore ancora più forte al marchio, mentre 4 entità prendono forma dall'oscurità. E signore e signori, tornano sulla scena i 4 membri della Mano di Dio tutti insieme. Non li vedevamo così, se non sbaglio, dal capitolo 164 uscito nel luglio del 2000, cioè ben 26 anni fa precisi. Avete già mandato per ben 2 volte Berserk nella classifica hype di YouTube Italia e come si dice non c'è 2 senza 3, quindi andate di hype come se fosse l'ammazzadraghi di Guts sul collo di Griffith. Se poi non siete in hype per il ritorno finalmente della Mano di Dio in Berserk, non so per che cosa potreste esserlo. E per chi se lo fosse perso ho lanciato da poco anche un secondo canale dove parlerò di film, serie tv, attualità, sempre collegata al fantasy, magari parlerò anche di altri anime o manga in futuro, quindi se il progetto vi interessa potete darci un'occhiata, trovate il link nelle schede in descrizione.
Ma tornando subito al capitolo, gli altri 4 membri della Mano di Dio vorrebbero praticamente avvicinarsi a Casca, ma Griffith fa qualcosa di incredibile, ovvero la protegge con il suo mantello. Questa è una scena che richiama direttamente quella sulla collina delle spade, quando Griffith ha protetto Casca dalla caduta di alcuni massi, sempre con il suo mantello. Già allora penso che fosse una scena che aveva stupito tante persone, ma chiaramente siamo destinati a commentare questa scena di questo capitolo altre 1000 volte in futuro. Infatti qui per la prima volta Griffith si frappone chiaramente tra Casca e gli altri della Mano di Dio e si contrappone chiaramente anche negli aspetti visivi della scena alla Mano di Dio. È vero che si dice più volte in Berserk che i membri della Mano di Dio fanno ognuno un po' quello che vuole, però Griffith è davvero così poco allineato con i piani degli altri e così distante da loro. O forse il suo piano è addirittura quello di allearsi con Guts? Beh, sicuramente servirà del tempo per ragionarci a mente fredda e ho un bisogno proprio fisico dei vostri commenti. Dovete aiutarmi sicuramente anche voi a capire questa scena. Ma quello che succede dopo continua su questa linea e rincara la dose. Infatti finalmente sentiamo anche di nuovo parlare i membri della Mano di Dio, che non parlavano tutti insieme addirittura dall'Eclissi, pubblicata ben 30 anni fa. Quindi sicuramente per tutti quelli che seguono Berserk oggi è un giorno da segnare sul calendario, perché in questo capitolo sono successe delle cose che non succedevano da diversi decenni. Slan dice ridacchiando: siamo venuti a vedere quello che combinavi, mandi i demoni e li stermini da solo. Ubik dice: giochi allo sterminio, giochi a fare l'eroe. Void dice con il suo solito tono arcaico: ridicolo e nient'altro. Peggio che delle bizze infantili, vergognosa ostentazione. Tutto è una menzogna, tutto è un miraggio. Non saprei a chi appartengano le ultime battute, non si capisce bene di chi siano. Comunque dicono che quella costruita da Griffith è un'illusione così fragile che svanirebbe al minimo soffio. In sostanza considerano Falconia e il Regno del Falco come uno spettacolo ridicolo. Alla fine sei solo il re dei burattini, concludono, che ha creato un'opera per se stesso. Penso che queste vignette siano molto importanti per la trama di Berserk. Infatti si capisce che gli altri membri della Mano di Dio non approvano Falconia e quello che sta facendo Griffith, a differenza di quello che avremmo potuto ipotizzare fino a oggi. La considerano un'illusione, un teatrino, praticamente una pagliacciata per soddisfare le manie di grandezza di Griffith. E questo in realtà rende ancora più inquietante e più difficile da capire tutto quello che stiamo vedendo dalla nascita di Falconia in poi. Griffith sta facendo tutto questo solo per se stesso, slegato dalla causalità della Mano di Dio, quindi ha un piano e una direzione autonoma che diverge da quella di tutti gli altri. Magari ne sa più di loro, oppure è solo un illuso. E soprattutto è più buono di loro perché vuole veramente creare un luogo di prosperità per l'umanità dove possa stare protetta dalle cose spaventose all'esterno delle mura, oppure è ancora più malvagio e ha un piano diabolico che neanche gli altri membri riescono a capire. Griffith a questo punto alza pure una mano, che secondo me sarebbe un modo per usare i suoi poteri di manipolazione della materia. E visto che li ha usati altre volte contro i suoi nemici, praticamente sarebbe pronto a combattere direttamente con gli altri membri della Mano di Dio utilizzando i suoi poteri. E anche questa è una scena abbastanza assurda che era difficile da aspettarsi. Loro comunque si dileguano prima, e è interessante vedere che si dileguano con un dettaglio dei capelli di Griffith verso l'albero spirale del mondo. I capelli di Griffith ovviamente sono importanti per la sua trasformazione in Moonlight Boy, e forse potrebbe anche essere un indizio in questa direzione. Delle ancelle arrivano a far riprendere Casca che è caduta sfinita da questo incontro. E direi che anche noi lettori non ce la passiamo benissimo, bisogna riprenderci da quello che è appena successo. Sul finale Griffith guarda Casca mentre la accompagnano via, e penso che nella sua mente risuonino delle voci sempre appartenenti agli altri membri della Mano di Dio. Questo è quello che hai desiderato, gli dicono, la fredda e sigillata prigione di pietra di Falconia. E vediamo il viso di Griffith con un'espressione tra il serio e l'arrabbiato, molto nello stile del Miura della Golden Age, che si staglia sopra la sala con le colonne. Beh, che vi devo dire, questi 3 capitoli dal 384 in poi hanno portato avanti tutti e 3 la trama, ma se possibile questo è il più incredibile di tutti. Ci hanno dato veramente tanto da riflettere in vista del finale.
Il ruolo di Guts negli scorsi capitoli è stato rafforzato, diciamo, con delle conferme che comunque a grandi linee erano prevedibili. Mentre qui Griffith si è dimostrato così ambiguo che adesso tantissime cose sono possibili per il suo personaggio e anche volendo per il ruolo degli altri membri della Mano di Dio. Sicuramente vuole proteggere Casca in virtù del suo collegamento con il Moonlight Boy, ma fino a che punto la proteggerà? Fino a usare i poteri della Mano di Dio contro la Mano di Dio stessa, come sembrava di capire da questo capitolo. E qual è poi il vero scopo di Falconia? Visto che gli altri membri della Mano di Dio la considerano un teatrino, deve conoscerlo solo lui. Spero veramente di trovare pure io delle teorie nei vostri commenti che siano utili per capire il vero ruolo di Griffith. È veramente il momento in cui ci si può divertire molto a farle e anche potenzialmente azzeccarci in anticipo, perché da questo punto la storia potrebbe andare in tante direzioni diverse. Sicuramente io stesso riparlerò di questo capitolo anche in futuro in dei video più approfonditi, con molte più teorie e ipotesi. Purtroppo questa volta non sappiamo quando uscirà il prossimo capitolo, potrebbe essere un'attesa breve oppure molto lunga come quella che ci è toccata prima del 384. Comunque, come sempre, sicuramente io vi dirò in che data esce e ci farò un video quando uscirà, quindi iscrivetevi e attivate le notifiche se volete stare sicuri di non perdervelo. Vi aspetto qui sotto nei commenti e ovviamente ai prossimi video.